Ciao a tutti e benvenuti a una nuova lezione di Magiane Lichten, il corso più inutile nella storia del web italiano. Oggi ci occuperemo della struttura della frase reggente. Ciao, che? La frase standard nella lingua monellica segue questo preciso ordine O, S, V, che sta per oggetto, soggetto, verbo. Per esempio, se io volessi dire questo, dirò una mela, io mangio. Me stesso, io nutro. Come Yoda, io parlo. Facciamo un esempio pratico con dei sostantivi maschili. Un esempio con una frase che possa valere nella vita di tutti i giorni, una cosa che ci capita regolarmente di vedere. La scimmia mostra il leone. Ricordiamoci che in monellico dobbiamo mettere prima l'oggetto, poi il soggetto e infine il verbo. Basta? Perfetto. Scimmia si dice piccicu. Mostrare si dice piennin. Leone si dice leo, ma in questo caso utilizziamo il tema obliquo, ossia leons. In questo esempio, sia la parola per scimmia, piccicu, sia la parola per leone, leo, sono entrambe sostantivi maschili in lingua monellica. Abbiamo oggetto, soggetto e verbo. L'oggetto è il leone, leons. Il soggetto, la scimmia, piccicu, e infine il verbo piennin. Ora dobbiamo declinare e coniugare i nostri elementi della frase, che nella sua forma definitiva sarà leonstan piccicuyo a pienne. Queste due desinenze, tan e yo, che ho utilizzato per definire l'oggetto e il soggetto, le ritroveremo più volte. Quindi non è solo la posizione all'interno della frase che ci dice la funzione logica di un elemento e il rapporto con gli altri elementi, ma anche la desinenza con cui lo andiamo a marcare. Facciamo un altro esempio, ma questa volta la frase la costruisci tu. Anche in questo caso la frase ha elementi maschili sia nel soggetto sia nel complemento oggetto, così riusciamo ad utilizzare la stessa struttura e le stesse desinenze ed è un pochino più semplice. La frase è: il gatto mangia la pappa. Abbiamo il gatto, olf, abbiamo mangiare, che per gli animali utilizza il verbo dwebrin, e abbiamo la pappa, dedè. Quindi abbiamo questi tre elementi, olf, il gatto, dwebrin, mangiare e dedè, la pappa. Ora mettiamoli in ordine. Ricordati, prima l'oggetto, poi il soggetto e poi il verbo. Hai 10 secondi di tempo. Pronti? Via! Perfetto, vediamo subito se hai messo gli elementi nell'ordine corretto. Abbiamo prima l'oggetto, la pappa, dedè, poi abbiamo il soggetto, il gatto, olf, e infine abbiamo il verbo, dwebrin, mangiare. Adesso che abbiamo tutti gli elementi nel corretto ordine, dobbiamo provare a declinarli e coniugarli correttamente. Esattamente come prima, sia la parola olf, gatto, sia la parola dedè, pappa, sono sostantivi maschili, quindi possiamo tranquillamente rifarci alle desinenze che abbiamo usato nell'esempio precedente. Questa volta però dobbiamo fare il gatto mangia la pappa. Abbiamo dedè, olf e il verbo dwebrin. Dobbiamo semplicemente mettere le desinenze corrette. Hai di nuovo 10 secondi. Pronto? Via! Ok, andiamo a controllare le desinenze. Dedè è il nostro complemento oggetto, quindi la parola sarà dedetan, la pappa complemento oggetto. Poi abbiamo olf, il gatto, e qui abbiamo il soggetto, olfio. Infine il verbo, come prima, prende la particella a all'inizio e poi cade la desinenza dell'infinito e mettiamo una piccola e alla fine, advebr. La frase finale sarà dedetan olfio advebr. Ok, per la prossima volta preparati perché avremo nuove desinenze da imparare insieme e in più aggiungeremo anche, su suggerimento della mitica Laura, i numeri e li metteremo correttamente all'interno della nostra frase. Stanco delle solite lingue? Magiane Lichten!